Oggi iniziamo ufficialmente la prova della Megamo West, modello 2026, colore bianco sabbia. Bel colore, mi piace, fa molto gravel. Iniziamo col dire, beh, io solitamente non prendo mai top di gamma, anche perché non sei credibile, io tipo un millesimo alle gran fondo. Poi partiamo da quello che mi serviva. Ho già una bici a strada, quindi volevo qualcosa con cui, ecco, durante le uscite spegnere il cervello. Infatti non ho neanche montato il misuratore di potenza e non penso di metterlo, almeno questo è quello che dico adesso, poi vediamo fra un paio di mesi. Cosa cercavo? Allora, essenziale, passaggio ruota almeno a 50. Vanno portaoggetti all'interno del telaio, che è comodissimo, cioè è comodo su una bici a strada, figuriamoci su una gravel. E poi essenziale che avesse un monocorona. Qui abbiamo un SRAM Apex meccanico, quindi non devo neanche pensare di caricare le batterie. Corona davanti da 40 e pacco pignoni 11,51, praticamente da mountain bike. Già solo dal cambio si vede che non è una bici pensata per il gravel racing, quindi è una bici tranquilla con cui divertirsi, comoda, quello sicuramente, ma anche che cambio, vabbè, davanti per fare un po' di velocità forse un 44 sarebbe stato l'ideale. Non è questo il caso, non è questa la sua destinazione d'uso, ma non è una critica. Ho avuto in passato delle gravel racing, è chiaro, è un altro andare. Questa è una bici con cui divertirsi sul serio. Allora, il fatto di non essere una gravel racing non vuol dire che non sia divertente, anzi è proprio la sensazione, insomma, di essere comodi in sella e spegnere il cervello, è favoloso. Gomme da 50 bisogna prenderci un po' la mano e sicuramente farci l'occhio, che sono proprio grosse, ecco. Una volta fatti un po' di chilometri sono comode. Di listino è a 2600 euro, poi con gli sconti si riesce anche a prenderla un po' meno. Non ci sono cerchi in carbonio, qua abbiamo delle Fulcrum Light in alluminio oneste. Metterò i cerchi in carbonio, sì, probabilmente forse più per ragioni estetiche che non prestazionali. Impianto frenante SRAM, dischi sia davanti che dietro da 160 mm. Allora, invece i copertoni Vittoria T50, soprattutto nella misura 50 mm, ti permettono di fare un po' di tutto, sono la via di mezzo. Da 50 diciamo è il vantaggio, e se non c'è la strada te la inventi, diciamoci la verità. Manubrio, questo qua non è il manubrio integrato, l'integrato potrebbe essere un ottimo upgrade. Adesso la sto provando prima di capire se può essere la mia gravel definitiva e fare acquisti, vorrei provarla almeno qualche mese. Sicuramente l'integrato potrebbe essere interessante. Proviamolo un po' invece su strada. Allora, le differenze rispetto a una gravel racing si sentono e come. Questa è più comoda, più stabile, più piantata a terra, diciamo, non so neanche come spiegarlo, però sente proprio delle sensazioni mentre si è in sella. Con questo non voglio dire che c'è un meglio o un peggio, sono due differenti utilizzi, semplicemente quello. Io ho tolto praticamente tutti gli spessori, tranne uno, ho lasciato solo il primo, e comunque mi sembra tanto alta lo stesso. Però ripeto, ci sta con la destinazione d'uso di questa bici. Allora, sicuramente in questo primo test non do giudizi definitivi. Allora, sicuramente positivo. Una bella bici, rapporto qualità-prezzo c'è e come. Il mio canale è nato un po' con il discorso unica bici per far tutto. Questa non è quel tipo di bici, è secondo me la giusta gravel da affiancare a una bici da strada esistente. Cioè qua secondo me il discorso della doppia ruota non è fattibile, non è il mezzo che ti invoglia a salire sui pedali, però è il mezzo che ti invoglia a divertirti, esplorazione e bikepacking. Cioè questa a me vedo bene con delle bosse tutte intorno. Allora, sicuramente non ho accantonato
il progetto dell'unica bici. Diciamo in questo momento qua ha preso una deviazione, cioè avere sia stradale che gravel. Il discorso dell'unica bici secondo me è anche un fatto, anche una questione mentale. Bici stradale, ecco, lo stradista difficilmente, ecco, tende a infangare la bici, appoggiarla a terra quando si è per i prati, è proprio una questione psicologica, ma l'ho notato anch'io. Cioè il mio test con la Bianchi Impulso, ecco, io quella bici lì l'ho veramente usata per fare tutte e due le discipline, strada e fuoristrada. E comunque in fuoristrada, anche se cambiavano le ruote, copertoni, ero proprio restio a maltrattarla. Per farvi un esempio, alle volte magari evitavo di prendere sentieri troppo scassati per paura di graffiare il telaio, cosa che invece su una gravel pura magari, ecco, ci pensi meno, che non vuol dire che non tiri la bici, semplicemente sei mentalmente più preparato, cioè sai che la gravel fa quello, punto. Quindi magari pietre, pietroni, fango, ti fai meno problemi e di conseguenza ti diverti di più, la vivi meglio.